Focaccia soffice, prosciutto e formaggio. Soffice tipo brioche salata. Iniziamo. 500 g di farina 0, 250 ml di acqua, temperatura ambiente, 15 g di lievito di birra, è diventato 10 perché è caduto. 10 g di zucchero, un cucchiaio, un cucchiaino di sale, un uovo, e infine 60 ml di olio. Non resta che impastare il tutto. Continuo a mano che è più comodo sicuramente. Naturalmente puoi farlo in planetaria, ancora meglio perché così eviti questi passaggi a mano, ma a me piace impastare. Poi come vedi non ci vuole molto, possiamo farlo tranquillamente a mano. Se serve aggiungi poca farina come ho fatto io, giusto per lavorarlo, insomma, per non farlo appiccicare al piano. Ecco qui, ci siamo. Come vedi è bello compatto e quindi è pronto. Morbido. Copriamo e lasciamo lievitare per 2 ore almeno. A dopo. Come vedi è più che raddoppiato. Quindi è pronto per essere lavorato. Farina e lo facciamo scivolare sul piano. Allargo leggermente e divido in 2 parti uguali. È morbidissimo, vedi come si stende a mano tranquillamente. Quindi una parte la usiamo come base e l'altra come coperchio. Ungo una teglia con olio. La teglia misura 34 x 24 cm, ma può essere anche un po' più piccola, anche un po' più grande, dipende da come la vuoi. Se la vuoi più alta, usare una teglia più piccola, anche rotonda va bene, da 24-26 cm. La stendiamo così facilmente, vedi? E all'interno la farcisco, il mio gusto preferito, perdonatevi, lo so che uso sempre il prosciutto e il formaggio, ma secondo me è il condimento più delicato. Quindi 200 g di prosciutto cotto, buono, mi raccomando, io sono generosa e ne metto tanto. Stracchino, 200 g anche di stracchino. Io sono del parere che se si fa si deve fare, insomma, che deve essere golosa, no? Quindi ci deve essere il condimento. E provola a sentimento. Vai a gusto tuo, se vuoi puoi anche non metterla la provola. Stendiamo il coperchio, sempre a mano, come vedi è già cresciuto, quindi facile. Se preferisci puoi farlo naturalmente col mattarello. E la portiamo sopra a chiudere. Sigilliamo i bordi, bordo con bordo. Lasciamo crescere per 20, 30, 40 minuti, dipende dalla temperatura che c'è in casa. Deve, non dico raddoppiare, ma quasi, perché così sarà più soffice poi il risultato finale. Possiamo metterlo nel forno oppure possiamo spento, oppure lasciarla così a temperatura ambiente coperta e ci vediamo fra poco. A dopo. Vedi? È bella cresciuta, quindi sarà ancora più soffice. La spennello con un uovo sbattuto, puoi aggiungere anche un po' di latte per diluirlo, io infatti poi l'ho fatto.
Puoi mettere anche solo latte, ma siccome io poi dopo metterò i semi di sesamo, in questo modo rimarranno più attaccati, altrimenti al primo colpo se ne andranno tutti via. Quindi semi di sesamo, questi sono quelli biondi, e faccio una sorta di griglia, come una crostata, no? Facciamo le strisce. Vabbè, ma puoi metterla anche così alla rinfusa, non cambia niente, è solo una questione estetica. L'estetica per me è molto importante, anche in un piatto semplice. Fa la differenza che tu mangi prima con gli occhi e poi con il resto, quindi già vedere un bel piatto ti invoglia. Ecco fatto, pronta da infornare. E inforniamo a 200 gradi statico ventilato, io ventilato, per 30 minuti almeno in forno. Già dal profumo si capisce la bontà. La giriamo. Vedi, adesso in questo momento, se non avessi messo l'uovo, sarebbero tutti caduti i semini, e invece ci sono tutti quasi. E adesso andiamo all'assaggio. Ottima da portare anche in gita, fuori porta, in questi giorni di sole, di primavera, da portare in spiaggia, perché no, anche fredda e buonissima. E questa è bollente, quindi doveva stare un attimino per gestirla un po' meglio, ma come vedi è perfetta. Poi c'è lo stracchino sciolto che ti dico, c'è poco da dire. Bisogna solo mangiare. Mamma brucia. Buonissima, morbida e buonissima. Alla prossima. Fatela, è soffice, delicata, buonissima, facile, quindi non avete scuse. Piacerà a tutti, perché è un gusto questo che piace a tutti, grandi e piccini. Buon weekend a tutti!